Bentornati a tutti e benvenuti ai nuovi sul canale. Il sottotitolo del video di oggi potrebbe essere Le trappole dell'amore, il perché ci infiliamo e proseguiamo delle relazioni fallimentari. Premesso che il fallimento non esiste perché è tutto esperienza, beh certo alcune relazioni le cancelleremmo dal nostro ricordo, assolutamente. E allora perché a spada tratta ci infiliamo in queste relazioni, alle volte appunto sapendolo già in anticipo? Quando incominciamo una nuova relazione ci sono sempre dei segnali nuovi e dei segnali conosciuti, cioè alcuni schemi magari che vediamo nella nuova relazione li abbiamo già vissuti e provati in quelle precedenti. Oppure è una relazione completamente differente da quelle che abbiamo vissuto. In ogni caso ci arrivano dei segnali, alcuni positivi chiaramente e altri negativi. La tendenza, un po' sull'onda dell'entusiasmo, della speranza, della voglia di costruire e del momento soprattutto in cui siamo effettivamente, ci porta a sopravvalutare i segnali positivi e a sottovalutare i segnali negativi. Questo se vogliamo una storia. Vediamo che altre volte siamo in un periodo un po' magari di lutto emotivo e non volendo una storia ci arrivano magari anche delle bravissime persone e noi ampliamo i segnali negativi di questa persona, che magari sono anche minimi, e invece non guardiamo i positivi proprio perché in una storia non vogliamo infilarci in quel momento, perché abbiamo i nostri motivi, le nostre sofferenze. Eccoci, vedendola al negativo possiamo capire come anche al positivo funziona nello stesso modo. Magari ci siamo lasciati, è un periodo che siamo da soli, da sole, abbiamo veramente voglia di qualcuno e incontriamo un qualcuno sulla nostra strada. E quindi tendiamo a vederci solo il bello, quindi magari una persona elegante, sì, d'accordo, ci può far piacere esteticamente, ecco, mettiamola così, ma a noi cosa ce ne viene? È una persona molto presente? Ecco, ci piace, ma magari sottovalutiamo il fatto che questa presenza a medio-lungo termine potrebbe diventare una forma di invasività. E quindi incominciamo una storia appunto sopravvalutando gli aspetti positivi e sottovalutando i negativi. Ricordiamoci che aspetti positivi e negativi non sono di per sé stessi, ma sono positivi e negativi rispetto a noi e rispetto alla nostra situazione. Per cui quella data persona con quelle date caratteristiche potrebbe essere l'incasso giusto per qualcun altro. Ok? Quindi non esiste il buono e il cattivo in assoluto o il comportamento buono o cattivo in assoluto, lasciando perdere ovviamente gli estremi. Su questo mi sembra evidente. Però ecco, sottovalutiamo degli atteggiamenti che a lungo termine o a medio termine per noi potrebbero essere non proficui, non buoni, non accettabili, non incastrabili, e invece sopravvalutiamo appunto nella voglia di una storia, nell'onda, nell'entusiasmo. Io stessa sono una che di principio penso sempre bene del prossimo, sia nell'amore, sia nell'amicizia, nelle relazioni in generale, sul lavoro, parto sempre con una buona nota di entusiasmo. E mi rendo conto che questo sì mi porta da un certo punto di vista, aver fatto moltissime esperienze nella vita e questo mi ha formato. Se mi guardo indietro dico, fino ad oggi ho fatto veramente un viaggio ricco e pieno. Però ecco, alle volte mi ha portato a prendere delle sonore mazzate, ecco, da cui insomma poi è sempre un po' faticoso tirarsi su. Quindi cerchiamo di attuare un tenero mix, come dico sempre, fra l'entusiasmo dell'inizio, perché questo entusiasmo ci fa vivere in un modo differente gli inizi, nel modo bello ovviamente. Ecco, mettiamoci il giusto entusiasmo, però anche 2 grammi di autoconservazione. L'autoconservazione non è una cosa brutta, non vuol dire andare col freno a mano tirato, vuol dire stemperare un pochino più nel tempo le cose belle. Spesso entriamo in una relazione che non percepiamo come disastrosa o percepiamo e gioie belle facciamo finta di niente perché abbiamo bisogno d'affetto. Diciamocela questa cosa, l'essere umano è un animale cuccioloso, quindi ha bisogno di affetto e ci sono dei momenti, vuoi un po' per quello che ci succede, vuoi un po' perché un pochino che stiamo a stecchetto,
e in cui abbiamo veramente voglia di affetto. E quindi, se qualcuno ci pone inizialmente questo che noi percepiamo essere affetto, può essere attenzione quando siamo abituati a non averne, quindi magari un partner precedente molto secco, molto poco complimentoso, ci arriva una persona media, normale nei complimenti, a noi sembra tanta roba. E quindi in questo bisogno appunto di accoglienza, di affetto, di amore, apriamo un po' la porta a una relazione che in un momento in cui siamo stati o saremmo più solidi, magari non avremmo accettato o avremmo accettato con una certa riserva. Questa è una scelta che facciamo nell'immediato, perché in questo dato momento abbiamo bisogno di affetto, senza valutare quello che potrebbe essere il lungo termine. Questo va bene, non è necessario che un'istoria duri nel tempo, potrebbe essere una cosiddetta storia di passaggio, per cui non è che è fallimentare o disastrosa tout court, rendiamocene conto, però ecco, probabilmente non è qualcosa che durerà nel tempo. Valutiamo serenamente solo questo e poi chiaro, possiamo vivercela comunque, ci mancherebbe. La paura dell'abbandono, questa subentra solitamente, ovviamente, a relazione iniziata, cioè ci rendiamo conto che la persona che frequentiamo o addirittura con cui viviamo non è adatta a noi. Ne abbiamo una coscienza chiarissima da 100.000 segnali, soprattutto dal nostro disagio. Quando non siamo a nostro agio con una persona c'è qualcosa che non va. E perché non la lasciamo? Perché chiaramente lo stare da soli ci è difficoltoso. L'idea di essere noi unici, quindi la mezza mela della nostra altra mezza mela, è difficile per tantissime persone. Ci sono persone che affrontano la solitudine con panico, con ansia, con terrore, con tristezza, con senso di fallimento. Ricordiamoci che siamo in una società, quella occidentale del bacino del Mediterraneo, di cui comunque facciamo parte, incentrata sul concetto di famiglia o quantomeno di coppia. Già una coppia senza figli si solleva l'occhio, il perché non li volete, quasi che fosse un obbligo. Quindi una persona che dice serenamente di essere single non è che è così ben accolta. Adesso vivendo i tempi stanno cambiando, c'è più senso del gruppo, vengono organizzate anche tante cose per single, che può essere per singles che si vogliono conoscere, e va bene, abbiamo già capito il sereno meccanismo, ma anche semplicemente io sono iscritta a un gruppo di donne viaggiatrici e questo è carino perché nell'arco di un anno ti può venire voglia di fare 1 o 2 viaggi tra donne, sereni, in cui chiacchierare delle nostre cose e in cui il maschile non debba per forza essere il focus ultimo. Quindi ricordiamoci che la paura della solitudine è una paura radicata ma fittizia, perché nasciamo soli e moriamo soli. Ecco, mi dispiace, questo è il momento un po' truce dell'intero vino, ma diciamocela. E allora, perché non imparare a star bene con noi stessi, di modo che la prossima relazione sia veramente un qualcosa che desideriamo e non una sorta di ancora, di tappo per le nostre insicurezze? Pensiamoci su. Alle volte entriamo in una relazione che sappiamo essere devastante, disastrosa o quantomeno non così proficua, oppure ce ne rendiamo conto nel tempo, ma non ne capiamo i motivi, il perché ci siamo dentro e cosa ci lega a questa persona. Questo è un viaggio che dobbiamo fare in noi stessi, è l'acquisizione della nostra consapevolezza emotiva, cioè come funzioniamo noi e siamo unici, quindi possiamo studiare, possiamo leggere e questo ci può far capire tantissime cose ovviamente, ma il percorso sarà quello dentro di noi. Io ho un consiglio pratico che do, so essere difficoltoso per tante persone, ma credetemi funziona, è il viaggio in solitaria, perché il viaggio esterno riecheggia sempre e comunque un viaggio interno e facendolo in solitaria, questo aiuta proprio noi stessi
a entrarci dentro, capire come funzioniamo, sentire i nostri disagi, le nostre paure, ma anche e soprattutto le nostre gioie. E tornati da questo viaggio, che può essere anche una settimana al mare a guardare la linea dell'orizzonte, capitemi, non deve essere sempre comunque una traversata in solitaria di un deserto, ok? Ognuno ha i suoi modi, i suoi tempi e le sue metodiche. Però ecco, il viaggio in solitaria, riecheggiando il viaggio appunto interiore, è sicuramente un buon metodo. Poi ognuno di voi avrà i suoi e quindi chiedo magari di metterlo nei commenti perché può servire di spunto a tutti quelli che stanno guardando il video. Quindi conoscerci, il capire cosa ci piace, cosa non ci piace, il perché ci scattano certe dinamiche, il perché scegliamo dei partner che in buona sostanza spesso e volentieri si assomigliano. E quindi se non è andato col partner precedente, perché pensiamo, ripetendo lo schema, che funzioni con questo? Perché è chiaro, stiamo ripetendo uno schema da cui non riusciamo ad uscire. Quindi anche ogni tanto, per puro sfizio, facciamo la prova di variare e vedere cosa succede. Il peggio che può succedere è che abbiamo fatto un'esperienza che ci servirà da confronto con quello che viene prima, ma soprattutto da ponte per quello che verrà dopo. E non facciamo gli stizziti dicendo: ah, ma io storie del cavolo non ne voglio, ah no, ma io sono una persona seria, ah no, ma io, cioè, se non è una storia vera non mi ci metto. Perché figli, storie del cacchio ne abbiamo avuti tutti, ok? Storie lunghe, storie brevi, storie medie, storie simpatiche, storie antipatiche. Quindi, una volta nella vita, rilassiamoci e godiamoci magari una storia che sappiamo sarà breve, ma che ci darà il focus per qualcosa. E questo non è usare l'altra persona, va bene? Perché sicuramente anche per l'altra persona sarà un veicolo di conoscenza, cercando sempre ovviamente di essere abbastanza chiari con chi abbiamo di fronte, o quantomeno chiari per tutto quello che è chiaro anche per noi. È ovvio che se siamo in percorso, anche il solo dire: guarda, in questo momento sono in percorso, non so cosa succederà. Se vuoi fare un pezzo di strada con me, lungo o breve che sia, e non lo so, possiamo farla. Questo è un modo molto semplice, molto diretto di parlare. Non ci prendiamo delle responsabilità che non è giusto che ci prendiamo, perché ognuno deve essere autonomo nelle scelte, e magari in un momento in cui non abbiamo le idee neanche noi così chiare, potrebbe essere un buon modo di approcciarci al prossimo. E nel partire con un dialogo così aperto, il peggio che ci può succedere è che accusiamo magari un amico. Il meglio è che chissà, potrebbe essere proprio improntata alla sincerità una storia limpida e duratura. E come chicca finale una piccolo modo di vedere la vita totalmente personale. Io ho incominciato storie che sapevo già sarebbero finite, perché, come dico sempre, avevano il crisma del disastro. Poi magari non sono finite in modo disastroso, a scene brutte, anzi son finite con estrema tranquillità dicendoselo. Però ecco, il perché ho iniziato storie che già sapevo sarebbero finite. Perché per il mio modo di vedere non è importante il punto di arrivo e non sempre quello che riteniamo un punto di arrivo poi ci rendiamo conto esserlo. Quindi ho sviluppato il profondo piacere del viaggio. Il viaggio fisico, il viaggio mentale e il viaggio emotivo. Quindi ogni persona con cui vengo a contatto nell'amorevolezza, quindi qualunque relazione dall'amicizia a qualcos'altro, mi diventa un viaggio. Alcune persone le ho perse nel tempo, altre le ho ritrovate. Cosa vuol dire? Che abbiamo fatto un pezzo di viaggio assieme, magari quando avevamo 15 anni, poi ci siamo ritrovati a 30 e poi magari ci ritroveremo, che so io, a 60, a 70. Oppure ci sono persone che hanno attraversato la mia vita, sono ancora nella mia vita da tanti tanti anni e continuano questo percorso di fianco a me vedendosi di più o di meno. Quindi valutate anche questa prospettiva del viaggio. Quindi non mirate a un fine. Il fine cosa potrebbe essere? Lo stare insieme. E vabbè, e dopo che sei assieme, ecco, ti rendi conto che non è un fine, perché poi la vita continua, sei assieme oggi, domani, dopodomani. Quindi sviluppiamo così, come ottica, magari differente se non siete abituati, quella proprio del viaggio nell'emozione, nell'amicizia, nell'amore,
nell'esperienza. Il viaggio non sarà sempre bello, non sarà sempre guardare un tramonto al mare, sarà anche slogarsi una caviglia in una pietra accidentale lungo il percorso. Ma anche l'obbligo di fermarsi e fasciarsi la caviglia farà parte del nostro viaggio e potrebbe essere quel momento in cui, un po' doloranti, ci fermiamo e ci prendiamo cura di noi stessi. E tutto questo senso del viaggio ci porterà, credetemi, ad avere una vita comunque piena e vissuta, con cose belle, dicevo, cose più difficoltose, ma sicuramente una vita interessante. Grazie per aver seguito il video, se l'avete seguito fino alla fine siete super. Grazie per i commenti, l'eventuale iscrizione e se volete portare qualcuno sul canale, qui l'abbraccio aperto veramente. Grazie di cuore.